tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Elisa Caudullo, brand ambassador per Voodoo Band e Posh Chalk. Oggi voglio raccontarvi il restyling che ho effettuato su questi due tavolini da caffè. La proprietaria mi ha chiesto di renderli un po' più accattivanti ed insieme abbiamo trovato la soluzione più adatta ai suoi gusti e all'ambiente in cui andranno collocati. Si è deciso di dare una base Enjoy di Magic Paint, un color tortora leggermente rosato, e realizzare sui due ripiani una decorazione in rilievo con lo stencil Deco di Magic Paint e la pasta metallica Posh Chalk Red Medium Cadmium. Il risultato sarà molto contemporaneo. Troverete in descrizione i prodotti utilizzati in questo restyling e il link al sito dove reperirli. Innanzitutto provvedo a rimuovere dagli angoli i paraspigoli e la colla del loro adesivo. Ripristino con dello stucco le parti dove il rivestimento si è sollevato o è saltato del tutto. Lascio asciugare e levigo con una carta abrasiva fine. Ripulisco con un panno umido la polvere di levigatura e procedo allo sgrassaggio. Con acqua, ammoniaca e bicarbonato e il lato abrasivo di una spugnetta ripulisco accuratamente tutta la struttura di entrambi i tavolini, sgrassando bene in modo da dare alla pittura la possibilità di aggrappare bene. Con Magic Paint non occorrono primer, fondi o carteggiatura, basta solo uno sgrassaggio profondo e meticoloso, che deve essere ancora più accurato quando si tratta di superfici molto lisce come questa. Risciacquo bene per eliminare le tracce di sapone e lascio asciugare. Come vi dicevo, Enjoy di Magic Paint e la pasta Posh Chalk Red Medium ad accompagnarmi in questo restyling. Procedo con la stesura della prima mano di colore. Uso il pennello Merlino di Magic Paint, lo carico bene, scarico leggermente l'eccesso lasciando comunque pieno il serbatoio e vado con la stesura del colore. Parto dal centro e distribuisco man mano il colore verso le estremità del piano, tirando bene la pittura per uniformare la pennellata. In questo caso, dato la superficie estremamente liscia, per coprire molto bene già in prima mano, incrocio le pennellate andando prima in un verso e poi nell'altro. Con questo pennello molto grande e tozzo, con poche pennellate ho coperto tutto molto velocemente, ottenendo una stesura molto omogenea. Le sue setole in crine lasciano un leggero segno della pennellata che a me non dispiace affatto, anzi, devo dire, gradisco molto questo tipo di stesura. Procedo con la stesura della pittura anche sui bordi, facendo attenzione agli accumuli di pittura in prossimità degli spigoli. E andando a tirare il colore sul piano per evitare dislivelli lungo gli spigoli, dovuti proprio agli accumuli di colore. Continuo con l'altro tavolino, procedendo alla stessa maniera.
Con la pasta metallica Posh Chalk Red Medium Cadmium procedo a colorare la struttura dei due tavolini. Prelevo un po' di pasta e con un pennello da belle arti a punta piatta la stendo vaporizzando un po' d'acqua di tanto in tanto per renderla più morbida e agevolarne la stesura. Le paste metalliche Posh Chalk sono a base d'acqua, inodore e totalmente tossiche. Contengono dei cristalli duri e luccicanti che danno alle paste, oltre che questa consistenza marcatamente densa, anche la delicata lucentezza metallica che le contraddistingue. La particolarità di queste paste è proprio la loro lucentezza, che conferisce molta luminosità alle superfici e nel caso di un restyling dal sapore contemporaneo come questo sono sicuramente l'ideale. Come vedete è molto coprente, basterà solo una mano e un leggero ritocco. Le paste Posh Chalk asciugano abbastanza velocemente, ma per raggiungere la loro massima resistenza è consigliabile lasciarle asciugare almeno mezza giornata. Sono molto resistenti e adatte anche per esterni e non necessitano di una protezione finale. Do una leggera levigata con una spugnetta liscia ai superfici per rendere il piano liscio e vellutato. Prima di passare alla decorazione sul piano, do una mano di protettivo liquido lucido Magic Paint che diluisco di circa un 5%. Lo stendo con il pennello Maggie di Magic Paint, un pennello che con le sue setole lunghe e molto flessibili è perfetto per avere una stesura omogenea e liscia del protettivo. Stencil Deco di Magic Paint, pasta metallica Posh Chalk Red Medium e spatole in silicone per decorare il piano. Realizzerò un pattern decorativo in rilievo su tutta la superficie del piano, sfruttando proprio la densità della pasta. Posiziono lo stencil fissandolo al piano con del nastro carta. Prelevo un po' di pasta e con una spatola in silicone la distribuisco in modo uniforme su tutta la mascherina, lisciandola in modo da ottenere uno stesso spessore. C'è da dire che in questo sono facilitata dalla rigidità e dallo spessore della mascherina. Queste sono caratteristiche fondamentali per poter supportare una lavorazione in rilievo.
In sostanza sto utilizzando la pasta Posh Chalk come farei con uno stucco, con la differenza che la pasta è ancora più corposa e densa e ovviamente al contrario dello stucco è pigmentata e lucente. Proprio per questo le paste Posh Chalk sono perfette anche per creare effetti spatolati molto interessanti su pareti o su pannelli decorativi. Volendo avrei potuto patinare questo lavoro con lavaggi o cere, come spesso si fa con gli stencil in rilievo per sottolinearne la profondità. Le paste Posh Chalk si prestano molto bene anche a questi tipi di tecniche, ma in questo caso sarebbe stato fuori contesto dato il sapore contemporaneo del restyling. Continuo il lavoro prelevando la pasta poco per volta in modo da gestirla meglio senza creare accumuli e da stenderla uniformemente. Sollevo la mascherina e lascio asciugare il decoro prima di riposizionare di nuovo lo stencil, che ovviamente dovrà essere pulito e asciutto, per continuare poi con la stesura della pasta fino a riempire tutta la superficie del piano. Ripeto ovviamente tutto il procedimento anche sull'altro tavolino. Non sarà necessario, una volta ultimata la decorazione, proteggere né le gambe né tantomeno il piano, su cui fra l'altro è già stata data una mano di protettivo liquido prima della realizzazione dello stencil. Questo perché, come vi dicevo, le paste Posh Chalk non necessitano di protezione. Vi ricordo che in descrizione troverete il link al sito dove potrete acquistare i prodotti che ho utilizzato in questo restyling. Ed ecco Psychedelic Déco. È così che ho chiamato questo tavolino dal sapore molto contemporaneo. Spero che questo restyling vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Gustatevi qualche foto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, ma soprattutto se vi fa piacere, e di attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi restyling. Grazie per aver guardato il video e alla prossima, ciao!
ciao!